nuovo tutorial semplicissimo, un portacellulare semplice, piccola custodia, carinissima, molto semplice. Ho scelto questo punto proprio perché è di una semplicità e non crea problemi nei laterali. Ho messo una micro applicazione, non di più, semplicemente un punto luce, l'ho voluto mettere in tinta, semplice perché in maniera che si può toccare tranquillamente, possiamo metterlo in borsa. Io ho messo questa piccolissima catena che la potete trovare ovunque, si può inserire senza usare pinze né niente, molto carina. Allora, per questo tutorial passo ai materiali, che è semplicemente un cordino, e poi vi dico anche il peso del cordino che potete utilizzare, e l'uncinetto un 3,5 insomma. Allora, io passo subito ai materiali, che sono solo due cose, e poi la chiusura, se volete mettere questa, la chiusura. E basta, semplice, con poco tempo, visto che fa caldo, si può realizzare. Passo subito ai materiali e al tutorial. Un cordino verde, io ho usato lo Swan, vi lascio qui il peso esatto del quantitativo che ho usato, e un uncinetto 3,5, voi potete usare anche un 4 in base poi alla mano. Dobbiamo iniziare con il cerchio magico. Col filo da questa parte lo faccio girare sull'indice in questo modo, prendo l'uncinetto, entro, prendo il filo e faccio una catenella. È sempre da tirare, non riesco a far passare l'uncinetto. Ecco qui. Ora faccio 5 maglie basse, entrando e uscendo dal cerchio. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora possiamo tirare il filo, poi lo tireremo ancora di più. Adesso salgo di una catenella e giro il lavoro. Devo fare un aumento con maglie basse in costa, per cui vado nella costa retro e faccio una maglia, ancora sullo stesso punto costa retro e faccio una maglia sullo stesso punto. Lavoreremo sempre in costa retro, per cui ora proseguo. Ho fatto una maglia, ora farò 3 maglie sullo stesso punto. 1, 2, 3. Adesso lavoro una maglia, vedete, questa l'ho lavorata, lavoro una maglia senza aumento, sempre in costa retro. Ora farò l'aumento. 1 e 2. Tiriamo ora qui bene il filo. Adesso quello che dobbiamo fare è lavorare sempre in costa retro. Ci alziamo di una catenella e dobbiamo fare un aumento, le 3 maglie centrali e l'aumento, perché gli aumenti sono 3, 2, qui 3 maglie e qui 2, per cui entro costa retro sempre e faccio un aumento. Questo lo dobbiamo fare, questo lavoro, fino alla larghezza desiderata del vostro telefono.
cui lavoro senza fare aumenti. Sempre ci dobbiamo regolare qual è il centro, il centro è questo, per cui qui lavoriamo, facciamo un aumento con 3 maglie basse sullo stesso punto, 2 e 3. Ora dobbiamo seguitare il lavoro facendo una maglia bassa per ogni punto disponibile, tranne l'ultimo che sarà l'aumento. Qui sempre in costa, sempre tutto il lavoro sarà in costa, lo ripeto, questo è l'ultimo punto e faremo l'aumento. Qui 1 e 2. Arrivati a questo punto saliamo di una catenella, giriamo il lavoro e facciamo la stessa cosa, per cui ripetiamo sempre l'aumento, le 3 maglie e l'aumento. Farò ancora un giro e poi ognuno insomma di noi arriverà alla misura desiderata del telefono, per cui aumento sempre in costa retro e vado con delle maglie basse, semplicemente stiamo arrivando al centro, vedete, questo è il centro, saranno 3 maglie, qui 1, 2 e 3. Proseguo con maglie basse. Qui è semplicissimo, ho scelto proprio questo tipo di schema perché ci sono tantissime varianti, ma questo è quello più semplice, dove poi più avanti con nuovi tutorial possiamo diciamo modificare lo schema e renderlo anche più complicato. Questo è l'ultimo punto e faremo l'aumento. Questa è l'ultima maglia che è nascosta, ma c'è, che si nascondono quando si lavora in costa retro, l'ultima maglia si nasconde ma noi la andiamo a prendere. Ecco qui, questo è l'aumento. Perché non mette a fuoco, ogni tanto decide di non mettere a fuoco, ecco, qui saliamo ancora e proseguiamo sempre con l'aumento, 3 maglie e aumento. Ovviamente dobbiamo guardare sempre la larghezza del telefono. Io posso proseguire ancora e fino ad arrivare alla misura, questo è l'aumento, la misura giusta del telefono, prenderò la misura giusta, poi aggiungerò un giro per renderlo più morbido, cioè non mi piace strettissimo, giusto sì, ma non troppo stretto. Questo poi sono gusti, per cui potete modellare il vostro portacellulare come volete. Per cui io proseguo ancora in questo modo. Vedete, sono tutte maglie basse, sempre in costa, poi arrivo al centro, si arriva al centro e si fanno sempre le 3 maglie, le 3 maglie si faranno sempre, per cui 1, 2, 3, proseguo, ancora, siamo quasi arrivati al termine del giro. State attenti alla maglia che si nasconde
dell'ultima, perché una maglia, la chiamo la maglia furba perché si nasconde e pensa che non la andiamo a prendere, invece eccola, c'è. Contate sempre le maglie se avete difficoltà, e questo è l'aumento. Allora, io farò ancora qualche giro, 2 giri, e ci vediamo poi alla diminuzione, aumento e diminuzione, perché ovviamente in questo sistema cresce il lavoro, poi a un certo punto dobbiamo farlo rimanere stabile, per cui ci saranno gli aumenti ma poi le diminuzioni, in maniera che il lavoro rimanga poi stabile. Adesso che ho raggiunto la misura giusta del telefono e ho fatto un giro in più, cioè ho preso la misura giusta del telefono ma ho aggiunto un giro in maniera che sia morbido poi con la cucitura. Non voglio assolutamente che sia strettissimo ma giusto. Allora adesso dobbiamo non aumentare più ma lasciare stabile tutto il lavoro, però l'aumento qui delle 3 maglie ci sarà sempre, per cui ci alziamo e faremo una diminuzione, per cui entro sempre in costa, prendo il filo e lo lascio sull'uncinetto, entro nel punto successivo in costa, prendo il filo e lo lascio sull'uncinetto e lavoro tutte le maglie. E questa è una diminuzione, per cui proseguo tutti i punti disponibili fino ad arrivare all'aumento, sempre in costa, proprio per in maniera che quando ci sarà l'aumento abbiamo fatto la diminuzione all'inizio, le maglie resteranno sempre lo stesso numero, per cui continuiamo a lavorare i punti bassi in questo modo finché arriviamo, per cui l'aumento lo faremo sempre qui, diciamo alla punta del lavoro. Siamo quasi arrivati. Adesso che siamo qui al punto centrale faremo l'aumento, 3 maglie, per cui una, rientro, 2, rientro, 3. Ora dobbiamo lavorare tutti i punti disponibili sempre in maglia bassa. Quando arriveremo poi all'ultima maglia, diciamo alle ultime 2, faremo la diminuzione anche qui, per cui tutti i giri che faremo ora saranno la diminuzione all'inizio, l'aumento sulla punta di 3 maglie e poi arriveremo alla fine dove faremo di nuovo la diminuzione, per cui ripetiamo questo giro sempre fino al raggiungimento della misura che ci occorre del nostro telefono, per cui siamo arrivati, mancano ancora, e questa si nasconde, io lo dico sempre che si nasconde, per cui questo è ancora un punto. Allora prendo il filo e lo carico sull'uncinetto, di nuovo questo che il punto che si nasconde, vediamolo bene, tiriamo così, eccolo qui, prendo il filo e lo carico sull'uncinetto e lavoro tutti i punti disponibili, questi, e mi alzo sempre di un punto, giro il lavoro e proseguo, per cui proseguo, devo rifare di nuovo la diminuzione, per cui entro, carico l'uncinetto, entro, carico l'uncinetto e lavoro il punto. Fatto questo proseguo, tanto poi quando arriverò alla punta ci sarà l'aumento, per cui la maglia che noi adesso, diciamo così, che ci mangiamo, la recuperiamo poi sulla punta del lavoro.
sono quasi arrivata. Molto difficile lavorare con la videocamera davanti. Allora, ancora qualche punto ancora, io lo sto facendo vedere 2 volte in maniera che siate sicuri del lavoro, per cui qui ancora non siamo arrivati, ancora un punto, e ora facciamo le 3 maglie sempre in costa, e 1, 2, 3 e proseguo. Ecco qui, facciamo la diminuzione, prendo il filo, lo faccio passare su tutte e 2 le maglie, carico uncinetto e giro. Allora, questo procedimento lo continuerò fino ad arrivare alla misura giusta del telefono, per cui seguirà per dritto, dovremo piegare e lasciare la punta. Ora io proseguo, vi conterò i giri all'incirca, insomma, del mio telefono, e poi vi farò vedere. Poi in base al vostro telefono calcolerete la larghezza e la lunghezza che poi andrà piegato, perché questa sarà la chiusura del nostro portacellulare. Io proseguo e vi faccio vedere al lavoro finito. Adesso che ho terminato tutti i giri, vi dico quanto misura. - 42 centimetri. Ovviamente con il telefono verrà piegato e poi messo in questa maniera qui. Allora, noi possiamo decidere di rifinire tutto oppure no, o cucire direttamente, però una rifinitura è molto meglio, per cui noi posso farcela, mi alzo un attimo con una catenella, chiudo, dobbiamo fare un punto per ogni, allora questa per ogni, facciamo un punto basso per ogni, diciamo, giro che abbiamo fatto. Allora, questo è un giro, per cui entro qui e faccio una maglia bassa. Questo è un altro giro, entro e faccio una maglia bassa. E questo è un altro giro, vedete, che abbiamo fatto prima, per cui se vogliamo possiamo rifinire, se mette a fuoco, non vuole mettere a fuoco, ecco, possiamo rifinire il tutto, rifinire in questo modo fino al bordo, oppure cucire direttamente, non ha, cioè si può cucire anche direttamente, come vedete, senza nessun problema, cui possiamo cucire direttamente oppure fare un piccolo bordino. Il bordino, insomma, rifinisce molto, per cui faremo tutte maglie basse, lo faremo anche da questa parte e ci fermeremo qui e poi andremo con la cucitura, oppure potete cucire direttamente, l'ho detto già 30 volte, però comunque potete scegliere. Allora, io ancora ho lasciato il filo, poi non ho deciso comunque di fare un bordino, perché con diciamo la riduzione all'inizio, la diminuzione da queste 2 parti, sia all'inizio che alla fine, sinceramente non viene una grande scaletta, diciamo così, e non serve a mio avviso. Allora, come applicazione ho messo questo Swarovski, l'ho voluto mettere verde, ho messo delle perle di acqua dolce giusto così per dare un tocco di luce e una finale. Non ho tanto abbondato sulla decorazione, perché mettendo troppa decorazione potrebbe dar fastidio poi quando si usa, non lo so, io adesso la vedo così, poi man mano può essere che poi modifico. Allora, per quanto riguarda mettere la chiusura, non la metto proprio qui all'inizio, perché poi, se notate, fa
questo e sta malissimo. Allora la metterò proprio dietro dove ho messo lo Swarovski, in questo modo, in maniera che poi qui si chiude, vedete, si vede meno, si nota meno, per cui mettendolo al centro fa meno difetto che metterlo qua sulla punta. Per cui ora con il filo che ho messo al contrario, questo applicherò, cucirò con il filo nylon, prendendo la misura, la chiusura, e poi alla fine faremo proprio la cucitura qui laterale. Vediamo poi di metterci una piccola catena carina. Allora procediamo. Allora adesso ho cucito la chiusura automatica, vedete com'è perfetta, non si vede nulla. Se l'avessi messa qui si sarebbe vista, invece in questo momento, in questo punto è perfetta. Ora passiamo alla cucitura. Allora qui devo chiudere e nascondere il filo, nascondo il filo e poi iniziamo la cucitura ovviamente da qui. Faremo una cucitura un po' a laccio, così è bella robusta e si vede di meno ed è perfetta. Prendiamo adesso il filo e prendiamo l'ago. Iniziamo con la cucitura. Ho fissato il filo, farò una cucitura un po' a legaccio, così, proprio per legare e fissarla bene, in questo modo. Non si vedrà nulla, però invece di fare a zig zag lo farò in questo modo, anche perché non ho fatto neanche il bordo, per cui non ha proprio senso. Proseguo, c'è un nodino, proseguo fino a fissarlo da quest'altra parte e cucio anche dall'altra. Qui devo fissare il filo in questo modo. Ecco qui, ho cucito tutto, non si vede niente, molto molto carino, semplice. Poi possiamo prendere una catena e metterlo anche qui laterale, possiamo decidere o metterlo anche sopra, in questo modo. Faccio vedere che questi anelli sono molto facili da reperire. Anche con le semplici mani si può metterlo qui di lato. Abbiamo anche una piccola tracollina molto semplice, e qui per mettere il telefono. È molto molto carina, a me piace molto. L'ho messo un po' stortino, ma lo sistemo. Non l'ho messo proprio dritto, però comunque adesso lo sistemo e spero che vi piaccia. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che è semplicissimo, e potete mettere un like se volete e seguirmi su luana.dolciriflessi oppure su Luana Specs, come volete. Vi aspetto, un bacione, ciao!